Ciao Rughino, in questo primo video dedicato a Zelda da Breath of the Wild ti faccio vedere come ho realizzato gli accessori del suo vestito sacerdotale. In più ti faccio anche un regalo perché in descrizione trovi il link per il download gratuito di tutti i pattern degli accessori. Ti basterà scaricare il PDF, avviare la stampa e seguire le istruzioni, oppure ovviamente seguire questo video. Io sono Toma Draghi, ma bando alle ciance e andiamo a fermare Ganon. Per realizzare lo stemma della Triforza, che troviamo sulla cinta, ritaglio un cerchio su un pezzo di foam da 2 mm, lo scaldo con una pistola termica e cerco di dargli una forma sferica utilizzando la parte interna di una sfera di plastica. Faccio la stessa cosa col simbolo della Triforza in rilievo. Incollo 2 pezzi l'uno sopra l'altro. Passiamo alla cinta vera e propria. Ritaglio una fascia spessa e delle striscioline più minute da un foglio di foam sempre da 2 mm. Adesso incollo nella posizione giusta tutte le striscioline e quindi una sulla parte superiore della cinta, una sulla parte inferiore e le altre formeranno invece una sinusoide lungo la banda centrale della cinta stessa. Incollo lo stemma sulla parte terminale della cinta e dei pallini di foam nelle parti vuote. Puoi realizzare questi cerchietti precisi utilizzando una fustellatrice oppure li puoi fare a mano, anche se è ovviamente più complesso farli tutti della stessa dimensione. Passiamo ai bracciali e alla collana. Ho deciso di farli in Worbla, quindi innanzitutto ritaglio il cartamodello giusto, che trovi sempre nel PDF scaricabile in descrizione, e poi lo attacco al foglio di Worbla con del nastro per mascheratura. Con una penna ricalco i bordi. E ora ritaglio tutto, facendo molta attenzione soprattutto agli spigoli. Non è una fase semplicissima e richiede una certa attenzione, ma ce la puoi fare. Creo un cono in cartone, scaldo i pezzi di Worbla e cerco di dare forma corretta ai bracciali con molta pazienza e facendo attenzione che il Worbla, appiccicoso com'è in questa fase, non si deformi o si accartocci su se stesso, in maniera irrimediabile. Assicurati di avere la parte liscia del Worbla all'esterno. Questo non è il modo canonico di usare il Worbla, ma i gioielli di Zelda sono fatti di oro e sono molto sottili. Questo è il risultato. Non c'è bisogno di utilizzare gancetti o addirittura zip, come ho già visto fare su internet. Sono molto più realistici perché si reggono da soli. Adesso utilizzo 3-4 passate di Flexi Paint su ogni accessorio. Ora è il momento di verniciare tutto. Per dare un effetto realistico al metallo applico prima degli strati di nero lucido e poi degli strati di color cromo. Aggiungiamo del blu a pennello ed ecco qui gli accessori ultimati. Potrai trovare il secondo ed ultimo video di questa serie dedicato alla principessa Serena sul mio canale YouTube oppure sul mio sito web. Se il video ti è piaciuto e vuoi vederne altri in futuro non devi fare altro che seguire il mio canale oppure seguirmi sui social. Io ti ringrazio per l'attenzione, il mio Rughino, e noi ci rivediamo ad un prossimo progetto. Ciao!